La libertà comincia dall'ironia. Questo diceva Victor Hugo. Che cos'è l'autoironia e come si crea? L'autoironia è l'arte di saper ridere di se stessi e saper usare l'umorismo per sdrammatizzare le varie situazioni della vita. È un vero toccasana per l'animo. Come si fa? Beh, se lo vuoi sapere, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, le tecniche e i suoi quesiti. In questa serie voglio far rivalutare la parola clown, che ultimamente viene travisata. Il clown è emozione e bellezza, il resto è strumentalizzazione. Se ti interessa l'argomento e vuoi studiare anche tu con noi, vai sul nostro sito e segui i nostri webinar. Trovi il link qui. Il campione dell'autoderisione è il clown, inteso come comico del circo, del teatro o del cinema, che mette in mostra le sue debolezze, che sembrano stramberie e che invece scatenano la risata. Ma non serve essere clown per saper ridere di se stessi. L'autoderisione è una grande dote che, se alimentata, può rendere la vita di ogni uomo più leggera e favorisce anche la relazione con gli altri. Certo, dirai, per il clown è facile, ha anche delle tecniche comiche a sua disposizione, ma oggi ti voglio parlare di quella capacità che tutti possono imparare a sviluppare per vivere meglio e più felici. Chi possiede questa dote dimostra intelligenza e libertà dal giudizio altrui. Quando si impara a ridere di se stessi, si ha uno spirito leggero, si è capaci di autoadattarsi, di conseguenza la vita cambia e cambia pure la visione che si ha di se stessi nei confronti del mondo. Ridere di se stessi non significa nascondere i propri difetti o crearsi uno scudo da usare per nascondere la propria vera natura. Al contrario, è più utile usare l'autoironia per scoprire, conoscere i propri punti deboli, accettarli e finire per apprezzarsi nonostante tutto. Ma non dico che dobbiamo arrivare a banalizzare ogni situazione, oppure arrivare ad umiliarci per farci accettare a tutti i costi, ma visto che siamo coscienti dei nostri fallimenti, possiamo arrivare ad adoperare di volta in volta cambiamenti positivi per la nostra vita e degli altri che la condividono. L'autoironia è legata al concetto di fallimento, inteso come opportunità di rinascita e non di autodistruzione. Quello del fallimento è un argomento che ho trattato anche qui. Ma è così facile ridere di se stessi? L'autoderisione non è così semplice e non è alla portata di tutti. In effetti bisogna avere una buona dose di fiducia in se stessi, ma senza arroganza. Bisogna arrivare a pensare che se si fa un errore non è la fine del mondo. Per accettare di poter ridere di se stessi bisogna prima di tutto accettare di essere imperfetti. Potrebbe far paura, potrebbe creare delle situazioni di imbarazzo da non sottovalutare, far sorgere la paura di sembrare ridicolo, la paura di sentirsi escluso, di crollare e di non riuscire. Ma come si arriva ad essere autoironici? Prima di tutto lo stile deve essere autentico, bisogna assolutamente evitare di umiliarci per farci accettare dal gruppo. Sarai d'accordo anche tu, giusto? Ma cosa bisogna fare allora? Basta semplicemente usare alcuni tratti della personalità oppure dei comportamenti e, se sei veramente audace, potresti ironizzare sui tuoi difetti fisici. Comunque potresti usare una di queste caratteristiche e metterle in scena per ridere di te con gli altri. A questo si arriva con la voglia di osservarsi, guardarsi dentro, cogliendo con umorismo i comportamenti che sono motivo di risate, accettarli e usarli. Naturalmente si può imparare ad autoderidersi, si possono fare dei percorsi con specialisti della psiche oppure prendere lezioni da un clown. Non sto scherzando. E l'ho detto, il clown è il campione dell'autoironia. Fare il clown, come lo intendiamo noi, che viviamo come clown anche fuori dalla scena, vuol dire usare l'autoderisione come genere comico. Ci permette di toccare la sensibilità dello spettatore e di suscitargli tenerezza.
Nella vita, l'autoderisione invece ci mette in relazione con gli altri, suscitando empatia. In effetti abbiamo solo da guadagnare. Impariamo dai clown. L'autoironia ci permette di fare errori, ci spinge a credere che sbagliare non è la fine del mondo e che non ci porterà a distruggere la nostra autorevolezza. Banalmente, il solo fatto di ridere non ci rende più leggeri, più rilassati, quindi l'autoironia è legata con un filo invisibile alla felicità. Quindi, per concludere, l'autoderisione è un atto liberatorio, è la capacità di saper ridere sui nostri difetti. L'autoderisione non è solo una tecnica dei clown del circo e non solo nel mondo della comicità, ma sappiamo che è utile applicarla anche nel quotidiano per favorire le relazioni sociali. Il percorso che stiamo facendo insieme ci porterà a scoprire quanta potenzialità c'è nella mentalità del clown. Il clown è un comico che ironizza dei suoi difetti, poi per missione li mette a disposizione degli altri per farli ridere. Il clown è colui che non solo si autoderide, ma ci mostra la via, è la parte più autentica dell'umanità. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. E se vuoi imparare a far ridere e usare l'autoironia nella tua vita, raggiungici sul nostro sito. Troverai il corso che fa per te. Al prossimo video. Ciao!